Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Il film che analizziamo questa settimana è The Truman Show, diretto da Peter Weir. Oggi non solo vi porterò alla scoperta di tutti quegli aspetti che sfuggono ad una prima visione, ma cercheremo anche di capire come sia stato a tutti gli effetti una previsione dei nostri social network e di come questi abbiano plasmato e reinventato la nostra società. Come sempre, prima di iniziare, se vi piace quello che faccio, vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e dare anche un po' di hype a questo video assegnando i punti, così possiamo farlo arrivare nella top 100 dei canali emergenti. Sigla! Il film è uscito nel 1998 in un mondo dove i reality non esistevano ancora. In Italia, ad esempio, il Grande Fratello, considerato il primo vero reality show, sarebbe arrivato soltanto nel 2000. Eppure, alla fine degli anni 90, The Truman Show immaginava già una vita intera trasformata in uno spettacolo continuo, 24 ore su 24, osservata da milioni di spettatori in tutto il mondo. Quello che allora era una satira della nostra televisione, oggi somiglia incredibilmente ai nostri feed digitali. Se ci pensiamo, basta sostituire le telecamere di Sea Haven con gli smartphone che abbiamo in tasca e la logica è la stessa. Ogni gesto, ogni parola, ogni movimento della vita può diventare un contenuto. Ed è qui che il film diventa in qualche modo profetico. Truman è di fatto il primo influencer inconsapevole. Non sceglie però di mostrarsi, non ha alcun controllo sull'immagine che trasmette, ma la sua vita diventa comunque intrattenimento, business e, ciò che è peggio, dipendenza collettiva. Un modello che anticipa perfettamente TikTok, Instagram, Twitch e la nostra quotidianità raccontata online. L'idea iniziale del film nasce dallo sceneggiatore Andrew Niccol, che aveva immaginato una versione molto più cupa e distopica ambientata a New York con atmosfere da thriller fantascientifico. Quando subentra Peter Weir, il progetto cambia direzione. Non una metropoli grigia e opprimente, ma Sea Haven, una città perfetta, solare, quasi pubblicitaria, che rende la prigione di Truman ancora più inquietante proprio perché si nasconde sotto l'apparenza della normalità. Se ci pensiamo bene, è proprio l'apparente perfezione della città a rendere l'atmosfera ancora più agghiacciante. Al di là dello scenario, la scelta più cruciale fu quella poi dell'attore che avrebbe interpretato il protagonista. A metà anni 90 Jim Carrey era il volto delle commedie più demenziali ma di successo. Pensiamo a Days Ventura, a The Mask e a Scemo e più scemo. Mi viene da ridere soltanto a dirlo. Accettare The Truman Show per lui significava cambiare pelle e percorrere una strada molto rischiosa. Lui stesso raccontò che disse sì a questo ruolo più velocemente che a qualsiasi altro nella sua carriera. Era l'occasione per lui di dimostrare non solo di essere un attore comico, ma un interprete capace di affrontare anche parti più drammatiche e introspettive. La sua performance fu così convincente da fargli vincere il Golden Globe come miglior attore drammatico, un premio che consacrò definitivamente la sua versatilità. Il film venne girato con un budget di circa 60 milioni di dollari e per dare vita a Sea Haven la produzione non costruì una città dal nulla dentro uno studio, scelse Seaside in Florida, una comunità reale nata negli anni 80 secondo i principi del cosiddetto New Urbanism. In pratica non è altro che un luogo progettato a tavolino per sembrare perfetto e ci sono quindi case dai colori pastello, giardini super ordinati, strade simmetriche, piazze super curate. Quando Peter Weir e il suo team arrivarono lì si resero conto che non serviva proprio inventare nulla, perché la città sembrava già di per sé una scenografia. Era così armoniosa e levigata da trasmettere proprio l'idea che cercavano per il film. Un paradiso che fosse rassicurante in superficie, ma che in realtà sarebbe poi diventata una gabbia invisibile per Truman. Le scene più tecniche, invece, come la tempesta in mare, furono realizzate negli Universal Studios di Orlando. La distribuzione del film fu un successo immediato. Negli Stati Uniti uscì il 5 giugno 1998, avevo tipo un anno e qualche
qualche mese e pensate incassò 31 milioni e mezzo di dollari solo nel primo weekend. A fine della corsa raggiunse 264 milioni di dollari a livello globale, quadruplicando così il budget. In Italia arrivò a settembre dello stesso anno e ottenne lo stesso entusiasmo, diventando rapidamente un titolo cult. Agli Oscar del 1999 The Truman Show ottenne 3 nomination: miglior regia per Peter Weir, miglior sceneggiatura originale per Andrew Niccol e miglior attore non protagonista per Ed Harris. E tra l'altro Harris conquistò la parte quasi per caso. Il ruolo di Christophe era stato affidato a Dennis Hopper, che però lasciò la produzione nell'aprile del 1997 durante la fase finale delle riprese a causa di cosiddette divergenze creative. A quel punto la Paramount e Peter Weir chiamarono Ed Harris, che entrò sul set all'ultimo momento e dovette girare tutte le sue scene in pochissimo tempo. Pensate che rosicata deve aver fatto quello dopo aver visto la nomination agli Oscar di Harris e poi il Golden Globe. Ai Golden Globe invece il film vinse proprio per il miglior attore drammatico con Jim Carrey, come dicevamo poco fa, per il miglior attore non protagonista con Harris e per la miglior colonna sonora composta da Burkhard Dalwitz e Philip Glass. I riconoscimenti però non bastano da soli a spiegare l'impatto del film. La sua eredità più sorprendente si vide solo dopo, quando iniziò a contaminare la cultura pop e addirittura, sedetevi, la psichiatria. 10 anni dopo l'uscita, nel 2008, due psichiatri, i fratelli Joel e Ian Gold, coniarono l'espressione Truman Show Delusion per descrivere casi clinici reali di persone convinte di vivere dentro un reality show, costantemente osservate da telecamere nascoste, un po' come il film Reality di Matteo Garrone. I Gold raccontarono di aver seguito più di 100 pazienti con convinzioni di questo tipo e addirittura molti dei quali citavano esplicitamente il film come modello della propria esperienza. C'è stato per esempio un ragazzo che credeva che medici e pazienti in ospedale fossero tutti attori pagati per recitare intorno a lui. Un altro invece era convinto che la radio e i telegiornali fossero registrati apposta per raccontare la sua vita. Questa sindrome non è un disturbo riconosciuto ufficialmente nei manuali diagnostici, ma è diventata comunque una sorta di variante moderna di deliri già noti in psichiatria come quelli persecutori o di manie di grandezza. La differenza è che queste patologie trovano nel film di Peter Weir una cornice perfetta, quasi uno script culturale in cui potersi proiettare. The Truman Show non è rimasto solo un'opera di satira, però è diventato un modo per leggere la realtà al punto da influenzare persino la psicopatologia contemporanea, perché non ha soltanto raccontato il lato oscuro della televisione, ha previsto un mondo in cui sentirsi osservati, manipolati e trasformati in contenuto è diventata la norma. Sea Haven non è solo la città in cui vive Truman, è la vera protagonista del film. Un mondo progettato per apparire rassicurante, ma che in realtà è una prigione, un set gigantesco costruito sotto una cupola artificiale con 5.000 telecamere nascoste e migliaia di comparse che recitano ruoli prestabiliti. Tutto viene pianificato, persino i percorsi delle persone che passano davanti a Truman, ripetendo così schemi sempre uguali come fosse il loop di un algoritmo. Dietro la patina rassicurante di Sea Haven c'è una macchina del controllo che il cinema di Weir mette in scena con una lucidità quasi da manuale, e questo perché la prima chiave di lettura è la teoria Panopticon del filosofo Jeremy Bentham, un'architettura del potere in cui pochi vedono tutto e i molti non vedono nessuno. La forza del Panopticon non è punire, ma far sì che l'osservato interiorizzi lo sguardo, si comporta bene perché sa che potrebbe essere visto in qualsiasi momento. In The Truman Show le microcamere sono quel centro invisibile, non sono neanche necessarie guardie in divisa perché basta la possibilità costante di essere osservati. Possiamo pensare anche al filosofo e sociologo Michel Foucault, che nel suo Sorvegliare e punire spiega proprio questo passaggio. Il potere moderno non è solo repressione, ma è disciplina che organizza gli spazi, i tempi, i gesti fino a produrre dei soggetti docili. Sea Haven funziona così: percorsi sempre uguali, routine rassicuranti, segnali che riportano Truman all'ovile. La paura dell'acqua, inoculato con un trauma messo in scena, è una barriera psicologica perfetta. Non c'è bisogno di muri quando è la tua mente a fermarti. Ma Foucault da solo non basta a spiegare la filosofia dietro a The Truman Show. Qui entra in gioco Gilles Deleuze, filosofo francese tra i più originali del Novecento, che dopo Foucault ha provato a capire come funzionano le società moderne. Secondo Deleuze non viviamo più nelle cosiddette società disciplinari, quelle che ti formano e ti controllano attraverso luoghi chiusi e regole rigide, ad esempio la scuola, la caserma, la fabbrica o anche il carcere. Questi spazi avevano infatti un inizio e una fine: entravi, ti disciplinavano e poi ne uscivi. Secondo lui il controllo moderno non ha più confini,
confini. Funziona attraverso flussi continui che ti attraversano e ti orientano in modo sottile, minuto dopo minuto, senza che tu te ne accorga. Deleuze scriveva questo nella seconda metà del Novecento, quindi ancora prima della nascita dei social, ma la sua intuizione in realtà è ancora più attuale se pensiamo alla nostra esperienza quotidiana. Non c'è più una campanella che segna la fine della lezione o del turno di lavoro. Oggi ci sono mail che arrivano a tutte le ore, notifiche che interrompono la giornata, feed e pubblicità che scorrono senza sosta. È un controllo che non si ferma mai ed è proprio per questo che è più efficace. A Sea Haven non ci sono muri, non ci sono sbarre, c'è una città perfetta che Truman non ha motivo di abbandonare. Non ci sono confini che può vedere, ma routine, abitudini e segnali che lo riportano sempre dentro. La sua vita è come se fosse un presente infinito, un flusso senza inizio e senza fine, ed è lo stesso meccanismo che, se ci pensiamo, troviamo oggi nei social network. Lo scroll infinito su TikTok o Instagram che si aggiorna in tempo reale per trattenerci dentro senza farci mai percepire una conclusione. Io a volte mi devo veramente dare un limite. A questo si collega un altro grande studioso dei media, che è il canadese Marshall McLuhan, che negli anni 60 ha rivoluzionato il modo di pensare la comunicazione. Il suo celebre motto, che sicuramente avrete sentito almeno una volta, è: il medium è il messaggio. E io mi sono sempre chiesta, ma che significa? Significa che non è solo il contenuto a contare, ma il mezzo attraverso cui quel contenuto viaggia. Ogni medium, che sia un libro, la televisione o anche il nostro telefono, cambia il nostro modo di percepire il mondo indipendentemente da quello che trasmette. Leggere una notizia su un quotidiano cartaceo non è la stessa cosa che leggerla su X o su TikTok. Un po' come quando dici: sì, ho letto questa notizia, invece in realtà hai visto un video su TikTok e lo sanno tutti. Il contenuto può anche essere identico, ma il mezzo cambia il nostro rapporto con l'informazione. Il giornale ci costringe a rallentare, a leggere pagina dopo pagina, a pensare. Il social invece ci travolge in un flusso continuo in cui la stessa notizia è immersa tra i meme, la pubblicità e soprattutto anche i commenti di altri utenti che in qualche modo possono influenzare comunque il nostro pensiero. È quindi il medium che plasma l'esperienza. Un altro esempio che faccio sempre è la televisione rispetto al cinema. Guardare un film al cinema è un atto collettivo, perché hai un orario preciso, sei costretto a sederti e a vivere quell'esperienza fino in fondo, e tra l'altro al fianco di sconosciuti. Se pensiamo di vedere invece un film su Italia 1, non so se qualcuno lo fa ancora, il film viene spezzettato dalle pubblicità, si può cambiare il canale, ci si può distrarre, si può usare il telefono liberamente. E allora pensiamo a The Truman Show. Qui il medium non è un programma televisivo che va in onda ad orari prestabiliti, è una trasmissione che dura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è questo il vero messaggio, perché non stiamo guardando una storia, stiamo guardando una vita intera trasformata in spettacolo. La forma della trasmissione è già di per sé il contenuto più radicale, ma a questa ingegneria del controllo si aggiunge un'altra lettura fondamentale, quella di Guy Debord, filosofo e cineasta francese che nel 1967 scrisse La società dello spettacolo. Debord sosteneva che nel mondo moderno il vissuto non è più vissuto, viene sostituito dalla sua rappresentazione. In altre parole, non contano più le esperienze in sé, ma le immagini che raccontano, un po' come quando fai vedere le foto della tua vacanza agli amici. A Sea Haven questo principio diventa realtà totale. Non esistono interruzioni pubblicitarie perché l'intero mondo è già una pubblicità. Ogni scena è pensata per vendere, ogni gesto diventa vetrina. Quando per esempio Meryl guarda in camera mentre mostra i prodotti che usa, non è che sta facendo solo uno spot, sta dimostrando che la vita stessa di Truman è già uno spot continuo. È l'anticipazione perfetta di quello che in realtà facciamo oggi quando postiamo, che ne so, la storia della nostra colazione aesthetic, o quando uno youtuber inserisce un prodotto nel suo video. Non è più la pubblicità che interrompe la vita, ma è la vita stessa che diventa una pubblicità, un po' come succedeva con i figli della Ferragni. Secondo Debord capiamo la mercificazione dell'esistenza, con il filosofo Louis Althusser facciamo ancora un piccolo passo avanti. Lui parlava di interpellazione ideologica. Significa che la società ti chiama e ti riconosce in un ruolo preciso. Ogni volta che la moglie di Truman lo tratta come un marito felice, o che il suo amico gli porta una birra e gli dice che tutto va bene, o i colleghi che lo salutano sorridenti, tutti loro stanno interpellando Truman. Lo nominano come cittadino soddisfatto di Sea Haven, anche se lui non lo è. E Truman fino a un certo punto accetta questa parte senza rendersene conto. Non c'è bisogno di punizioni o minacce, basta un sorriso per lui, basta essere chiamato con il nome giusto per riportarlo al suo posto. Vi sto facendo un po' prendere la mano, ma io trovo super interessante quando la filosofia si sposa con il cinema, quindi andiamo avanti. Erving Goffman era un sociologo canadese che ha studiato la vita sociale come una forma di teatro. Secondo
The Goffman ciascuno di noi vive tra un front stage, cioè il palcoscenico dove recitiamo la nostra parte in pubblico, e un backstage, cioè lo spazio privato dove possiamo abbassare la maschera. La genialità di The Truman Show è che per Truman il backstage non esiste. Per me non c'è alcuna differenza tra la vita pubblica e la vita privata. La mia vita è... sì, la mia vita è il Truman Show. Anche il bagno, che per noi forse è il luogo più intimo, ha una telecamera nascosta nello specchio. Persino i momenti di solitudine diventano scena. Per questo quando Truman inizia a vedere le incongruenze non mette in crisi solo la città, ma mette in crisi la distinzione stessa tra pubblico e privato. Sea Haven quindi non è solo una prigione dolce, è anche un ecosistema economico fondato proprio sull'attenzione. Ogni minuto della vita di Truman genera valore e lo spettatore diventa consumatore di ogni suo gesto. Oggi lo chiameremmo capitalismo della sorveglianza, esperienze personali trasformate in dati, in prodotti, in monetizzazione del tempo vissuto. Nel film lo vediamo chiaramente con il product placement. Lo show ha reso enormi profitti, equivalenti quasi al prodotto interno lordo di una piccola nazione. La gente dimentica che ci vuole la popolazione di un intero paese per questo show. Tutto nello show è in vendita, persino ciò che Truman non sa di provare. Ed è qui che The Truman Show diventa una profezia. Sea Haven è una città costruita come un set televisivo, ma con il tempo è diventata anche la metafora del mondo digitale in cui viviamo, dove ogni esperienza può essere trasformata in un contenuto da guardare, vendere o monetizzare. Il ponte con George Orwell è inevitabile, ma comunque merita un accenno. Le somiglianze con 1984 sono chiare: sorveglianza pervasiva, manipolazione della verità, riscrittura del passato. Pensiamo alla messa in scena della morte e poi al ritorno del padre. Una narrazione ufficiale che corregge se stessa per mantenere il controllo emotivo sul protagonista, non diversamente da quanto potrebbe fare un ministero della verità che confeziona versioni utili degli eventi. Le telescreen orwelliane che guardano e parlano a Winston qui diventano microcamere che non parlano ma organizzano comunque il mondo di Truman. I messaggi ansiogeni alla radio e i cartelloni che sconsigliano di viaggiare sono una propaganda capillare che sostituisce l'ordine perentorio con la persuasione. E tuttavia c'è una differenza importante con The Truman Show, perché con Orwell in 1984 il potere si regge sulla paura e sulla violenza visibile. Il grande fratello ti osserva, ti punisce, ti costringe all'obbedienza attraverso la repressione e la minaccia costante. In The Truman Show invece il potere si regge sul consenso. È una distopia un po' più morbida, perché non ci impone di restare lì ma ci convince che al di fuori non ci sia nulla né nessuno che valga la pena di cercare. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Ed è qui che entra in gioco Aldous Huxley, uno scrittore inglese che nel 1932 pubblicò Brave New World. Nel suo romanzo immaginava una società apparentemente perfetta, pacifica e ordinata in cui le persone non provano mai dolore perché vengono continuamente distratte e sedate con una droga chiamata soma. Nel suo mondo non c'è bisogno di punizioni, nessuno vuole scappare perché tutti si sentono già soddisfatti. È una forma di controllo che funziona con il piacere e il divertimento e non con la paura. E questo è esattamente il meccanismo che vediamo a Sea Haven. La città non trattiene Truman con la violenza, ma con la dolcezza di un mondo rassicurante. Sorrisi, strade pulite, routine impeccabili, comfort che danno l'illusione di una vita ideale. È lo stesso tipo di inquietudine che ritroviamo in La donna perfetta, sia nel romanzo che nel film. Dietro mogli sorridenti e impeccabili si nasconde un sistema di controllo totale che funziona non con la minaccia, ma con l'illusione del paradiso domestico. Il risultato però resta simile a quello immaginato da Orwell, una realtà manipolata che chiama libertà ciò che in realtà è programmazione e autenticità ciò che non è altro che spettacolo. La fuga di Truman non è solo un atto di ribellione, è la rivendicazione del backstage perduto, del diritto a un luogo non mediato dallo sguardo dell'altro. Ed è per questo che la sua ultima battuta, il saluto ripetuto come fosse lo slogan di un programma, suona insieme sia ironica che liberatoria. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già. È l'ultima performance dentro il sistema e nello stesso istante è il suo addio. Subito dopo quel varco nel cielo non è più una metafora, è la porta che ci separa dall'algoritmo che organizza il nostro mondo. La gabbia funziona grazie a una serie di barriere fisiche e psicologiche. La più evidente è il mare. Truman ha la fobia dell'acqua perché da bambino gli hanno fatto credere che il padre fosse morto annegato, un trauma orchestrato ad arte per impedirgli di avvicinarsi ai confini della città. Altre paure poi vengono alimentate continuamente. In questo modo la città diventa un'isola
isola da cui è impossibile fuggire, e non per mancanza di vie d'uscita, ma perché ogni via d'uscita è stata resa proprio impensabile. Un altro aspetto interessante è come la vita di Truman venga monetizzata senza che lui lo sappia. Nel film non ci sono pubblicità interrotte da spot, ma è proprio tutto lo show che è sostenuto dal product placement. Compriamoci una El Croteris. La moglie Meryl, che in cucina mostra marche di cacao di coltelli guardando dritto in camera, gli oggetti di uso quotidiano sempre ben visibili con le loro etichette. Un solo utensile per sbucciare, grattugiare e affettare. Non lo devi mai arrotare ed è a prova di lavastoviglie. Caspita! È sorprendente! Lo stesso Christoph in un'intervista spiega che everything on the show is for sale, cioè tutto nello show è in vendita. Ogni cosa nello show è in vendita, dagli abiti ai prodotti alimentari, addirittura le case. La sua vita viene costantemente ripresa e lo spettatore non deve far altro che restare lì a guardare senza mai staccarsi. Sea Haven quindi non è solo un set televisivo, ma un ecosistema totale che ingloba Truman e lo trasforma in contenuto. Ogni gesto, ogni parola, ogni interazione diventa spettacolo e al tempo stesso merce, e in questo meccanismo la linea tra autenticità e finzione scompare completamente. Ciò che conta non è che cosa Truman viva davvero, ma come viene mostrato e consumato dal pubblico esterno. Quindi un mondo totalizzante, fatto di controllo invisibile, persuasione morbida e spettacolo continuo. Ma un sistema così non può reggersi da solo, ha bisogno di un'intelligenza che lo progetti, lo moduli e soprattutto lo regoli in tempo reale. Qui entra in scena il personaggio più enigmatico e allo stesso tempo più inquietante del film, Christoph. Non è soltanto il regista dello show, ma il vero architetto della realtà di Truman. Cresci con la musica. E adesso vai sul primo piano. È lui che decide quando sorge il sole, quando scoppia una tempesta, chi deve entrare in scena e cosa deve dire. In un certo senso Christoph incarna la figura del dio onnipotente che osserva dall'alto e manipola il mondo a suo piacimento. Ma guardandolo oggi a distanza di 27 anni ci accorgiamo che Christoph somiglia anche a qualcos'altro, a un algoritmo ante litteram. Un'intelligenza che non lascia mai nulla al caso, che filtra, seleziona, propone un flusso continuo di esperienze. Ogni dettaglio è il risultato di una sua scelta. Le case color pastello, la disposizione delle strade, le comparse che ripetono gli schemi sempre uguali e persino le emozioni di Truman che vengono comunque orientate o manipolate attraverso un copione invisibile. Christoph non racconta una scena come farebbe un cineasta, perché non scrive un film con un inizio o una fine, lui sta orchestrando una vita intera. La sua ambizione è talmente smisurata che a un certo punto arriva a dire: Non troverete nulla in Truman che non sia veritiero. Non c'è copione. Non esistono gobbi. Non sarà sempre Shakespeare, ma è autentico. È la sua vita. L'unica verità, se ci pensiamo, è proprio Truman, ed è per questo che lo show funziona, perché la sua autenticità viene ingabbiata dentro una messa in scena totale. Harris interpreta Christoph senza mai alzare la voce, con uno sguardo freddo e sicuro e costruendo un'autorità che non ha bisogno di urlare per imporsi. È il silenzio, la calma e la convinzione assoluta di avere ragione a renderlo ancora più inquietante. Non si presenta mai come un tiranno, al contrario il modo in cui parla di Truman è quello di un padre amorevole, quasi commosso di fronte alla creatura che ha cresciuto e protetto per tutta la vita. E nel celebre dialogo finale, quando Truman ha ormai trovato la via di fuga, Christoph tenta di fermarlo con parole che sono quasi paterne. Io ti conosco meglio di te stesso. Ti capisco. Ho seguito ogni istante della tua vita. Eppure dietro a quella maschera di affetto si nasconde la forma più pervasiva della manipolazione, perché essere padre per Christoph significa soprattutto decidere al posto di Truman. Ha scelto per lui i traumi, i suoi amori, persino le sue amicizie. È un paradosso che troviamo spesso nella storia delle idee politiche, il potere che si dichiara per il bene dei suoi figli e che proprio per questo si sente autorizzato a controllare ogni cosa. Lui non è un dittatore che impone con la forza, ma un tiranno paterno che confonde protezione col possesso. C'è un'immagine che più di tutte secondo me cristallizza proprio la natura di Christoph, la sua postazione di comando nascosta dentro la luna artificiale. È lì che vive, osserva e controlla il mondo di Truman. Non è solo un dettaglio scenografico, è proprio un vero simbolo. La luna, che da sempre accompagna il nostro immaginario come un corpo celeste, misterioso e distante, diventa qui una cabina di regia, un luogo che non riflette la luce del sole ma che proietta sul set la luce artificiale del potere. Christoph dall'alto è il vero
dio DC Heaven. È lui che fa sorgere il sole in piena notte per agevolare le ricerche di Truman, che scatena la tempesta quando il protagonista prova a fuggire in barca e che orchestra ogni singolo dettaglio del microcosmo. Il contrasto con Truman è netto. Lui rappresenta l'uomo vero, fragile, imperfetto e che cerca di crescere, di scoprire e soprattutto di oltrepassare i limiti. Christophe invece è il dio che teme l'imprevisto, che rifiuta il caos della vita e lo sostituisce con l'ordine assoluto. Quando lo vediamo parlare al protagonista con voce ferma e rassicurante, l'ambiguità è totale. Sta cercando di salvarlo come un padre o di trattenerlo come un carceriere? In quella voce che arriva dall'alto c'è tutto il doppio volto di Christophe. Da una parte è un dio onnipotente e regista televisivo, protettore e manipolatore, padre e padrone. Se guardiamo oggi The Truman Show, quello che impressiona è quanto Christophe assomiglia a qualcosa che anni fa non aveva ancora un nome, un algoritmo. La sua funzione non è punire o minacciare, ma orientare. Non dice a Truman che cosa deve fare, ma organizza il mondo intorno a lui affinché lui faccia esattamente sempre ciò che serve allo spettacolo. Qualche fulmine. Ancora. Ancora uno. È la stessa logica dei nostri social, un sistema che non ci obbliga a guardare ma che seleziona per noi contenuti, li ordina, li ripropone finché non rimaniamo dentro. Così come Christophe accende il sole, anche l'algoritmo di TikTok o quello di Instagram decide invece quale video mostrarci, quali invece nascondere e quanto farci restare incollati allo schermo. Non c'è nessuna voce che ci dice devi guardare, ma è un flusso calibrato per catturare la nostra attenzione. Christophe non scrive una sceneggiatura per Truman, costruisce un ambiente che produce comportamenti. Non è tanto diverso da quello che accade quando appunto un algoritmo ci mostra certi contenuti e non altri, influenzando così le nostre scelte politiche, i nostri acquisti, persino i nostri rapporti personali. In entrambi i casi non c'è un copione da seguire, c'è un campo di possibilità dentro il quale sembriamo liberi ma che in realtà è stato già progettato. La genialità del film ci fa capire questo meccanismo prima ancora che diventasse la nostra realtà. Oggi non viviamo dentro una cupola televisiva ma dentro ecosistemi digitali che sono costruiti con la stessa logica. L'illusione è di essere liberi di scegliere, ma in realtà i nostri gesti, i nostri gusti e le nostre emozioni vengono continuamente filtrati, modulati e riorganizzati da un'intelligenza invisibile. Tutto questo raggiunge il suo culmine nello scontro finale tra Truman e Christophe. Dopo anni di vita vissuta sotto le telecamere, Truman trova finalmente il coraggio di sfidare il suo più grande incubo, il mare. Sale sulla barca, la Santa Maria, un nome che richiama le caravelle di Colombo, simbolo di chi esce dal mondo conosciuto per scoprire l'ignoto, e affronta la tempesta che Christophe scatena per fermarlo. Il tuo posto è qui, Ce la farai. con me. Parlami. Di qualcosa. Qui Christophe gioca la sua ultima carta, il linguaggio dell'amore, del padre che si dice preoccupato, no, per il figlio, ma che in realtà teme soltanto di perdere il suo prodotto più prezioso e remunerativo. Santo cielo, Christophe, lo sta guardando il mondo intero. Non possiamo lasciarlo morire in diretta. Se per questo è anche nato in diretta. E poi c'è la scena finale che ricordiamo tutti quanti. Truman tocca con la prua della barca la parete dipinta del cielo. La realtà finta si spezza e l'orizzonte perfetto mostra in realtà la sua crepa. È questa la rivelazione definitiva. Il mondo che conosceva non è altro che un fondale. La famosa frase conclusiva di Truman Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. non è solo un saluto ironico, è la chiusura perfetta del cerchio narrativo. Per tutta la vita Truman l'ha ripetuta come un automatismo, uno slogan rassicurante che scandiva la sua routine e che, senza che lui lo sapesse, era anche diventato il tormentone dello show. Ripeterla davanti all'uscita in quell'istante decisivo significa riprendersi il controllo della propria immagine. Truman sceglie di dire addio al mondo che lo ha ridotto soltanto a un format, usando proprio le parole che quel mondo gli aveva imposto. È un gesto che ricorda un po' il teatro classico, se ci pensiamo, quasi una rottura della quarta parete. Truman guarda idealmente in camera e soprattutto lo spettacolo lo chiude lui e non Christophe. Dopo anni di palinsesto scritto da altri è finalmente lui a decidere l'ultima battuta, l'ultimo tempo comico, l'ultima uscita di scena. E insieme un atto di libertà e di vendetta, perché trasforma in emancipazione quello che fino a un attimo prima era stato il simbolo della sua prigionia. C'è anche un aspetto metacinematografico. Quella battuta è diventata la più citata del film perché rompe il confine tra personaggio e pubblico. In quel momento non sta soltanto parlando ai cittadini di DC Heaven o agli spettatori dello show diegetico, sta parlando a noi, seduti in sala davanti a uno schermo. Il pubblico esplode in un applauso liberatorio. Non sta festeggiando solo Truman, ma la possibilità stessa di una vita autentica, finalmente sottratta allo sguardo del potere. In quel varco nel cielo non c'è più una metafora, c'è l'uscita concreta da un mondo
costruito come un algoritmo. Ora, come sempre, passiamo alla mia parte preferita: i dettagli e gli indizi nascosti. Ce ne saranno a decine nel film e per me potremmo stare qua per ore, quindi ve ne dico solo 20. Ovviamente fatemi sapere nei commenti quali sono quelli che avete notato voi. Quando guardiamo The Truman Show per la prima volta ci concentriamo naturalmente solo sulla storia, ma se lo riguardiamo già una seconda volta ci accorgiamo che il film ci parla in codice, dissemina piccoli indizi, errori di regia, segnali che il mondo di Truman non è quello che sembra. È un'esperienza quasi ipnotica perché ogni dettaglio, persino il più insignificante, è lì per dirci che la realtà è finta. Il primo indizio arriva prestissimo: una lampada di scena cade dal cielo e si schianta davanti a Truman. Non è un oggetto qualsiasi, porta un'etichetta con scritto Sirius, il nome della stella più luminosa del firmamento. Un momento surreale, ma è anche il primo segnale che il cielo non è infinito, è un fondale che può crollare da un momento all'altro. Un aereo in avaria ha cominciato a perdere pezzi mentre sorvolava Sea Haven pochi minuti fa. Sirius si rivela così un pezzo di ferraglia caduto dal soffitto. Poco dopo Truman comincia a notare stranezze nel suo quartiere. Prevedo che tra un momento passerà una donna su una bici rossa, subito dopo un uomo con dei fiori e poi un maggiolino col paraurti tutto ammaccato. Truman, smettila! Guarda. Donna. Fiori. E... Dai, non essere sciocco! Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo il maggiolino ammaccato! Esatto! Non vuoi sapere come lo so? Te lo dico. Fanno un anello. Girano intorno all'isolato, tornano indietro e girano di nuovo intorno. Girano e rigirano, capito? Non è una coincidenza, sono comparse che girano in loop come in un videogioco con personaggi non giocanti che sono programmati per ripetere gli stessi movimenti. In più, i giornali locali che Truman sfoglia non hanno veri contenuti, ma sono solo articoli finti. In realtà sono props, cioè gli oggetti di scena pensati soltanto per rafforzare l'illusione. Truman è in macchina quando all'improvviso il segnale si inceppa e intercetta la frequenza della regia. Una voce anonima descrive in diretta ogni suo movimento. Ora gira a sinistra, rallenta, entra in quell'edificio. Sarà da voi tra circa 90 secondi. Controllate che tutto sia a posto. Perfetto, ci siamo, ok, sta svoltando per Lancaster Square. Accidenti, per poco non la investiva, c'è qualcosa che non va, cambiate frequenza. È uno dei momenti più spiazzanti del film perché mette in scena in modo quasi comico ciò che in realtà è davvero. Truman non sta soltanto ascoltando una radio difettosa, sta sentendo la voce di chi scrive il suo mondo. Dopo i primi sospetti, la realtà di Sea Haven comincia a incrinarsi in modo più evidente. Uno degli indizi più memorabili arriva durante una passeggiata in spiaggia. Truman viene sorpreso da un temporale, ma la pioggia cade solo su di lui, come se fosse inseguito da una nuvola personale. Per qualche secondo è ridicolo e assurdo, poi il sistema si corregge e il temporale si allarga a tutta la spiaggia. È un semplice errore tecnico nella regia dello show. Subito dopo il colpo più destabilizzante di tutti, il ritorno del padre. Truman era convinto che fosse morto annegato in mare, vittima di un incidente che lo aveva segnato con la sua fobia per l'acqua. In realtà era solo una messa in scena, un trauma orchestrato da Christophe per impedirgli di oltrepassare i confini dell'isola. Ma un giorno, camminando per le strade della città, Truman lo intravede all'improvviso tra la folla, travestito da clochard. Questo non era previsto, ovviamente, era semplicemente un attore sfuggito al controllo della produzione che si era lasciato trascinare dal desiderio di rivedere il finto figlio. La scena dura pochissimo, nel giro di pochi secondi uomini della troupe intervengono e lo portano via con la scusa che fosse un vagabondo molesto. Per Truman però è un terremoto interiore. Se quell'uomo è davvero suo padre, allora tutta la narrazione della sua vita potrebbe essere una menzogna. Questo è un indizio potentissimo che trasforma il suo sospetto in certezza. Qualcuno sta riscrivendo la sua realtà sotto i suoi occhi. Truman si avvicina a un ascensore e quando le porte si aprono scopre che non c'è nessuna cabina, ma un backstage improvvisato. È uno squarcio sul dietro le quinte, quasi un errore di scenografia. C'è stato il disastro di quell'ascensore in centro, non hai sentito il notiziario? Il cavo si è strappato e l'ascensore è precipitato giù dal 10° piano e nessuno era assicurato.
Nella seconda parte del film molteplici sospetti si sono ormai formati nella mente del nostro protagonista e più Truman cerca conferme, più la realtà intorno a lui mostra falle sempre più evidenti. Una di queste avviene in ospedale. I chirurghi che operano un paziente sono impacciati, insicuri e maneggiano gli strumenti come se fosse la prima volta. È evidente che non siano veri medici ma attori costretti a recitare una parte che non conoscono. Persino in un luogo sacro come un ospedale, dove dovrebbe esserci autenticità e vita vera, non c'è altro che teatro. Determinato a scoprire la verità, Truman si presenta poi a un'agenzia viaggi per comprare un biglietto. Qui il film ci regala una delle gag più sottili ma rivelatrici. La dipendente arriva di corsa con ancora indosso il bavaglino bianco del trucco. Non era pronta perché nessuno si aspettava che Truman si presentasse davvero all'agenzia e la produzione ha dovuto mandarla in scena all'improvviso. Alle sue spalle campeggiano poi poster inquietanti che scoraggiano qualunque tentativo di fuga. Uno mostra un aereo colpito da un fulmine con la scritta "It could happen to you". Un altro sconsiglia di viaggiare con immagini di incidenti e catastrofi. Insomma, quale reale agenzia avrebbe mai un poster del genere? Tutto serve a installare paura verso l'ignoto e a mantenere Truman dentro i confini della cupola. Lui insiste, vuole partire, ma il bus su cui sale per Chicago si rompe all'istante. È un sabotaggio plateale, l'autista non sa nemmeno guidarlo perché in realtà non è un autista. Poco dopo la scena si ripete con il traghetto. Il capitano è tra l'altro lo stesso attore che prima guidava l'autobus. Persino lui ammette, di solito faccio l'autista. Io dovevo guidare l'autobus. Il problema è che non possono guidare la barca. Sono attori! È la prova definitiva che tutto il mondo intorno a lui è popolato da attori riciclati costretti a interpretare più ruoli pur di mantenere in piedi l'illusione. Questa sequenza di eventi segna un cambio di passo. Non siamo più davanti a piccoli dettagli sfuggiti, ma a un sistema che si sgretola sotto il peso delle sue stesse incongruenze. Truman comincia a capire che Sea Haven non è casa sua, ma una gabbia, e uno degli indizi più evidenti e allo stesso tempo più surreali è legato alla moglie Meryl. Lei non si limita a recitare il ruolo della compagna perfetta, fa una vera e propria pubblicità. In più di una scena guarda direttamente in camera e sponsorizza prodotti, come dicevamo prima. Per Truman, che non sa di vivere in uno show, questi comportamenti sono incomprensibili. Con chi stai parlando? Ho assaggiato altro cioccolato. Questo è il migliore. Ma che diavolo c'entra questo adesso con tutto il resto? Dimmi che sta succedendo! Hai un esaurimento nervoso, ecco che sta succedendo. Altri segnali emergono in piccoli dettagli nascosti che tradiscono la messa in scena. In alcune fotografie di famiglia, se osservate con attenzione, si notano le dita incrociate di Meryl mentre abbraccia Truman. È un gesto piccolissimo, quasi impercettibile, ma dal significato enorme. Nella nostra cultura le dita incrociate infatti servono a proteggersi da una bugia. Incrocerò le dita per te. È un modo per dire a se stessi: questa promessa in realtà non vale. In altre parole, Meryl non è davvero sua moglie e persino in quell'immagine che dovrebbe essere il ricordo più autentico e intimo della coppia, la falsità trapela con evidenza. È un indizio quasi subliminale, piazzato apposta per farci capire che nulla, nemmeno l'amore, è autentico. Un altro momento metacinematografico arriva con la scena del pianoforte. La musica che accompagna la scena è suonata da un pianista. Il pianista è Philip Glass, il compositore della colonna sonora del film che appare come comparsa. In alcune scene si vedono membri della troupe indossare una maglia con scritto "Love him, protect him", cioè amalo, proteggilo. Una frase che richiama l'unità collettiva ma che a Sea Haven diventa una sorta di ironia involontaria. Non è un ideale di solidarietà autentica, ma un messaggio che ricorda come l'intera comunità viva solo per Truman, recitando attorno a lui per alimentare lo spettacolo. Lo stesso vale anche per le targhe dell'auto che riportano la scritta "A nice place to live". Non è un'informazione neutra, ma un vero e proprio claim pubblicitario. Sea Haven non è solo una città, è un brand, una promessa di felicità perfetta che però è costruita e venduta proprio come un prodotto. Anche i nomi delle strade e delle piazze sono un indizio nascosto. Portano i cognomi di celebri attori hollywoodiani come Lancaster. È un dettaglio che rafforza la natura fittizia della città. Non è un luogo reale, ma un gigantesco omaggio al mondo dello spettacolo. Un palcoscenico che si dichiara tale ma solo a chi sa leggere i segnali. Anche nella routine più banale del mattino, Weir inserisce indizi sottilissimi. Quando Truman fa colazione, sul tavolo si nota una scatola di integratori con scritto
chiamato vitamina D. Un dettaglio che sembra insignificante ma in realtà serve a giustificare visivamente una delle assurdità più grandi della sua vita. Truman non è mai stato davvero sotto la luce del sole perché ha sempre vissuto sotto una cupola artificiale. In una scena secondaria un operatore del set viene a un certo punto sorpreso a leggere gli annunci di lavoro su un giornale vero. Questo dettaglio per me è allucinante. Truman ascolta spesso la radio e notiamo che la colonna sonora quotidiana di Sea Heaven è dominata da musica classica. Ma perché? Non è un caso, perché proprio come nei veri programmi televisivi e sui social oggi, la musica classica appartiene al dominio pubblico e non richiede diritti d'autore. Io questo lo so bene. Un dettaglio che a livello metacinematografico sottolinea ancora una volta la natura commerciale dello show. Persino le note che accompagnano la sua giornata sono scelte per convenienza produttiva e non per autenticità. Dimenticate i pericoli del volo, rilassatevi e lasciatevi cullare da questa classica musica. Uno degli aspetti che preferisco del film è l'estrema cura con cui sono stati scelti i nomi dei personaggi e dei luoghi. Non c'è, come sempre, nulla di casuale. Partiamo dal protagonista, questa volta lo dico all'inglese, Truman Burbank. Il suo nome è un gioco di parole. True Man, l'uomo vero, è lui l'unico autentico dentro un mondo di attori e finzione. Non a caso nel dialogo finale con Christoph questa verità viene esplicata. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Il cognome Burbank rimanda alla città californiana, sede di molti studi televisivi e cinematografici. È un dettaglio che lega il personaggio al cuore stesso della macchina dell'intrattenimento. Truman non è solo un uomo, è un uomo trasformato in un format. Sua moglie si chiama Meryl, un nome che richiama direttamente Meryl Streep. È un richiamo ironico perché Meryl non è una moglie reale, ma un'attrice e come Meryl Streep è chiamata a recitare un ruolo. La sua vita con Truman è interamente una performance. Non a caso quando la situazione precipita e Truman la mette alle strette, Meryl si dimentica di recitare e si lascia andare e la produzione è costretta a toglierla di scena. Marlon, come possono pensare che io continui? Non vedi che situazione? Così non è professionale! Il migliore amico di Truman è Marlon ed è chiaro il riferimento a Marlon Brando. Il film sembra un personaggio superficiale, sempre pronto a rassicurare Truman con una birra in mano, ma nelle scene tagliate in realtà Marlon viene mostrato mentre prova disagio per il ruolo che ricopre. Marlon era stato inserito nello show fin da bambino e proprio per questo la sua amicizia con Truman, per quanto fosse in realtà costruita, aveva comunque una base di sincerità. E poi c'è il creatore, il demiurgo Christoph, un nome che richiama Cristo ma che alcuni hanno letto anche come Christ-off, cioè l'assenza di Cristo. È un dio che osserva dall'alto da questa luna artificiale e che pretende di conoscere Truman meglio di chiunque altro, ma come dicevamo la sua onnipotenza non è amore, è controllo. È la figura del dio che non dona libertà ma la nega. La simbologia continua con i luoghi. La città si chiama Sea Heaven, letteralmente porto sicuro, un rifugio sul mare ma che evoca anche l'assonanza con heaven, e cioè paradiso. In più, come vi accennavo poco fa, ogni strada o piazza nella città di Truman prende il nome da un attore di Hollywood. E come sempre accade con i grandi cult, anche attorno a The Truman Show sono nate delle teorie molto strane. Truman non sarebbe stato né il primo né l'ultimo. Non preoccuparti, non sei il primo, figliolo. Non sei il primo. In quest'ottica, dettagli come la lampada Sirius caduta dal cielo o il temporale che si concentra solo su di lui non sarebbero incidenti casuali, ma segnali inseriti apposta come sabotaggi, errori volontari, indizi disseminati da qualcuno che vuole rompere l'illusione. Truman! Sei in televisione! Sì! Sì! Te l'ho fatta! Sono nel Truman Show! In pratica un sistema così complesso non poteva essere perfetto e c'è chi pensa che alcuni di questi errori non siano semplici difetti tecnici ma veri e propri atti di ribellione dall'interno dello show. Il finale di The Truman Show non è semplicemente la chiusura di un film, è un'immagine che appartiene al repertorio universale dei miti, delle religioni e delle filosofie, ed è per questo che continua a colpirci ancora oggi. Quando Truman tocca la parete del cielo e scopre che è solo un fondale dipinto, non stiamo assistendo a una trovata di sceneggiatura, ma a una scena che ricalca delle strutture antichissime. È il momento in cui l'eroe esce dalla prigione della sua illusione e sceglie di affrontare l'ignoto, un gesto che nella storia dell'umanità ritorna continuamente con nomi e forme diverse. Platone già nel IV secolo a.C. lo aveva descritto con l'allegoria della caverna, prigionieri incatenati che vedono solo un'ombra sul muro e che credono che quella sia la realtà. Il coraggioso che rompe le catene e si volta verso la luce compie lo stesso atto di Truman, abbandona la sicurezza del conosciuto e affronta il rischio dell'accecamento, però
scopre il mondo per ciò che è davvero. Allo stesso modo, nella letteratura epica, Ulisse sfida il mare aperto per tornare a casa. Lascia l'isola di Calipso che gli offriva immortalità e piacere eterno, perché intuisce che la vita vera non è restare fermi in un paradiso artificiale, ma affrontare il viaggio con tutte le sue fatiche. Truman con la sua barca, la Santa Maria, ripete lo stesso archetipo di chi abbandona un porto sicuro per inseguire la verità. E ancora, se pensiamo a Dante, la sua Divina Commedia si chiude con un movimento simile: l'uomo che attraversa l'oscurità e risale a rivedere le stelle. Anche Truman, uscendo dalla cupola, non sa che cosa lo aspetta, ma sceglie di fidarsi di quella fissura nel cielo, di quel varco che promette finalmente autenticità. Per questo il finale ci colpisce tanto, perché non è solo la storia di un personaggio, ma la riproposizione di un mito che è eterno. Ogni spettatore, nel momento in cui vede quella porta spalancata, riconosce dentro di sé la stessa domanda: siamo davvero pronti a uscire dalla nostra caverna, a lasciare la nostra isola, il nostro porto sicuro e oltrepassare la nostra parete dipinta? Il finale di The Truman Show non si ferma però soltanto a un mito antico, parla direttamente a noi, spettatori del presente, perché che cosa fa Truman quando si ferma sulla soglia e pronuncia il suo saluto? Guarda in camera, non si rivolge solo più a Christophe né agli abitanti finti di Sea Haven, ma a noi che stiamo guardando il film. È una rottura della quarta parete che ci costringe a interrogarci, ed è qui che il parallelo con il nostro tempo diventa inevitabile. Truman viveva sotto 5.000 telecamere, noi viviamo dentro milioni di schermi. Lui era osservato a sua insaputa, noi ci mostriamo volontariamente. Storie, post, reel, dirette, ma la logica è simile. Un mondo che ci restituisce continuamente la nostra immagine, un palcoscenico dove la distinzione fra intimità e performance diventa molto sottile. Il suo buon pomeriggio, buonasera e buonanotte è il primo segnale che lo show non si chiude dentro la cupola, ma continua dentro di noi ogni volta che apriamo un'app e scegliamo che cosa mostrare. Il finale diventa quindi anche un invito molto scomodo: provare a chiederci se viviamo per noi stessi o per uno sguardo esterno. La porta nel cielo non è solo il confine della città, ma la soglia che potrebbe separare l'autenticità dalla bolla algoritmica. Truman non ha un backstage, noi non abbiamo più una vita offline. La linea tra pubblico e privato è sempre più labile, che sia la foto di un compleanno, la recensione di un libro o di un film, o il video del nostro cane, tutto può diventare un contenuto. Il rischio è lo stesso che vive Truman: confondere la nostra vita con la sua rappresentazione. Ed ecco perché a quasi 30 anni di distanza il finale continua a parlarci con una forza intatta, perché quella porta è rimasta lì in attesa. Non ci dice che cosa troveremo fuori, ma ci ricorda che un fuori c'è, che un'alternativa è sempre possibile se abbiamo il coraggio di varcare la soglia. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa mia analisi. Grazie di cuore per essere rimasti con me fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, un hype e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video.